a tutti ragazzi e ragazze, eccoci qua alla quota meno 30, che dire, una bella quota. Contando che io in questi giorni ovviamente sto lavorando. Infatti oggi per esempio ho tenuto 4 bambine e si vede dalle mie bellissime unghie riempite come loro. Yeah. Dal mio aspetto un po' trasandato, vabbè. Eccoci qua, meno 30 cosa significa? Significa che io sono partita dal meno 110, sono arrivata al meno 30 e il mio cuore ha cominciato a fare boom a manetta, che dire. Iniziano a entrare anche i pensieri meno belli, pensieri tipo mia mamma, i miei nipoti, le mie sorelle, i miei amici mi mancheranno, di chi non potrò fare a meno, ovviamente nessuno, però vabbè. Io voglio partire, sento che è la cosa migliore che posso fare, sono contenta perché comunque è un'esperienza che mi cambierà fortemente, ne sono sicura, spero nei giorni che verranno che sia un cambiamento bello. Però per ora così è, tutti mi chiedono ma sei matta a partire in un paese che non conosci, con una lingua che non è la tua lingua, in una casa di perfetti strani, ma cosa ci vai a fare? Trovaci un lavoro a casa tua, vai in un bar, vai in un negozio, in un centro commerciale, ma perché? Perché mi devo accontentare? Se io voglio dare il 100%, fatemelo dare o no? Io sento che ho tantissimo da dare al mondo, tantissimo, e quindi lo voglio dare. Sbaglierò, sarò giusto. Io questo non lo so. Allora, ho già fatto un video un po' così alla carlona perché io e la tecnologia non andiamo molto d'accordo, siamo sinceri. E spero di essere stata abbastanza esplicativa. Voglio essere onesta. Io voglio fare questo blog per raccontarvi chi sono, per raccontarvi la mia esperienza, per raccontarvi quanto può essere bello decidere di partire da un giorno all'altro e andare dall'altra parte del mondo, conoscere gente nuova, posti strani, cose strane, diverse e magari pazzesche, magari follemente belle, magari orripilanti, non lo so, ma diverse. Perché non lo devo fare? Perché non lo si dovrebbe fare? E quindi io sono pronta. Sì, ho decisamente capito, arrivata a meno 30, che sono pronta. Cioè, qui sono pronta, qui sono pronta. Le cose da fare prima di partire ci sono ancora. È impossibile arrivare a meno 30 con tutta la lista delle cose da fare, virgolettata. È impossibile perché ci sono fattori che entrano gli ultimi giorni. Cioè, io sono partita con largo anticipo, ho già praticamente fatto tutto, ma ci sono quelle due o tre cose tipo, ma la tua valigia sarà troppo grande? Ma la patente? Ma arriverà in tempo? Ma che cosa ci mette in sta valigia? I regali piaceranno? Tutte cose che scoprirò o pochi giorni prima di partire o quando sarò là. Dunque, questo. Io ora sono a Riva del Garda, ancora 14 giorni, poi vado dalla mia mamma. Giustamente, dopo non la vedo per chissà quanto. Non c'è neanche la possibilità di chiamarsi tutti i giorni perché lei è come me. Computer zero. Zero. E allora, niente, io sono qua che incrocio le dita. Spero che voi le incrociate per me. Spero di essere una spinta e una gradevole compagnia per tutti voi e che voi facciate compagnia a me. Mi raccomando, scrivetemi, che io rispondo volentieri a modo mio e quando riuscirò a venirne fuori. Però lo farò perché uno dei motivi per cui parto è la consapevolezza che io lì posso essere utile a me, a loro e forse un po' anche a voi. Ragazzi, meno 30, wow, un mese. Non è niente un mese, beh. Un mese scappa, un
un mese corre, un mese. Teniamo duro, dai. Vorrei già essere là, sono sincera. Vorrei già essere là per non dover aspettare. Io ho fatto tutte le carte, ho avuto anche qualche piccolo contrattempo facendo le carte, vabbè, queste sono cose mie. Però la cosa peggiore di tutte è aspettare, 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 aspettare. È estenuante, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Dai, ne veniamo fuori, eh. Ed ecco tutto qua, meno 30 posso dirvi che vi dà la certezza che sta per succedere, la paura che sta per succedere, in senso positivo, eh. E è il momento di fare i conti con se stessi, con gli altri, col presente, il passato, il futuro. I conti perché una volta che sei là, qualche certezza in più la devi avere su cosa vuoi fare quando torni, cosa vuoi fare quando sei là. E meno 30 è un bel traguardo per dire, boh, a che punto sono? Dove voglio essere prima di arrivare lì? E io credo di cavarmela per guardo. Sì, sì, credo di venirne fuori in modo molto positivo. Perché ricordatevi che la positività è la chiave che tiene unita tutta questa faccenda. È la chiave di volta. Senza la positività voi non ci potete andare in America perché è completamente diverso. Quindi positivi, semplici, senza pretese e all'avventura! Infatti, nella mia valigia l'unica cosa che sono certa di portare è la tenda. Bene ragazzi, che altro dire? Ho mille cose da fare, 4 bambini da badare, uno smalto osceno da togliere. Ci sentiamo presto, eh? Bye bye!